Buongiorno, buon venerdì, buon tutto ragazzi. Finalmente oggi un po' di relax, vado a farmi un bel giretto con la mia Carolina e oggi insieme ad altri amici andiamo a visitare le strade del Barolo. Sarà una giornata incentrata sul relax, visita dei luoghi meravigliosi e perché no anche occasione per assaggiare del buon vino. Ciao ragazzi, ci vediamo man mano durante il giro. Ciao amici, siamo ad Alba e se gli americani hanno il famoso Willy Wonka, noi in Italia cosa abbiamo? Ovviamente la Ferrero, eccola là, purtroppo si vede al contrario, ma va bene. Ferrero, nonché l'eccellenza italiana per quanto riguarda la cioccolata e tutti quanti conosciamo la Ferrero non soltanto per la cioccolata di per sé ma per il suo prodotto principale che è la Nutella. Lì dentro abbiamo tutto ciò che ha a che fare i dolciumi, la cioccolata, conoscete benissimo la Ferrero. Lì dentro c'è la manna per chi ama il cioccolato. Ragazzi, Ferrero, eccellenza italiana. Solo qui in Italia abbiamo la cioccolata buona. Non è vero che c'è in Svizzera, qui in Italia c'è la cioccolata. Ciao ragazzi, ci vediamo! Oggi mi sa che è una giornata all'insegna non soltanto della moto, ma è all'insegna dei dolciumi. Infatti dove ci troviamo adesso? Antica torrineria piemontese, praticamente il Sebaste, torroneria. Che volete che vi dica? Ci sono queste cose qua buone da mangiare e noi le andiamo a visitare. Peccato che tutti quanti siamo a dieta e queste cose qua le possiamo soltanto guardare, non le possiamo mangiare. Ciao! Ciao amici, siamo arrivati a Grenzane Cavour e alle mie spalle abbiamo il castello. Questo castello è il simbolo del borgo e il suo maestoso castello è un'imponente costruzione in mattoni a vista come voi potete ben vedere, fa parte tra i più belli e meglio conservati di tutte le Langhe, situato in una posizione dominante e oggi di proprietà dei comuni di Alba e Grinzane Cavour. Il paese di Grinzane Cavour è uno degli 11 paesi della Langa dove da disciplinare si può produrre il rinomato vino Barolo. Il suo nome rende omaggio a Camillo Benso Conte di Cavour che per 17 anni fu sindaco di questa città. Il castello che voi vedete alle mie spalle è composto da corpi di fabbrica ben distinti, costruiti in epoche diverse. La torre centrale che vedete, questa lì, eccola, questa qua, la torre centrale, dicevo, risale ai primi anni dell'undicesimo secolo. Il Palacium
alla metà del XIV secolo invece. La costruzione raggiunse lo stato attuale tra il secolo XIV e il XV con la manica di torrette pensili. Oggi il castello è patrimonio dell'UNESCO dopo i restauri del 61, che è tornato al suo antico splendore. Dal 2014, come dicevo prima, è patrimonio UNESCO ed è la sede dell'Enoteca regionale piemontese Cavour e del Museo delle Langhe, in cui sono presenti cimeli appartenenti a Camillo Benso, conte di Cavour. Voi direte: ma Salvo è molto colto, e invece no, non capisco niente, perché io ho letto qua, guardate, ho letto tutto, infatti cercavo di qualcosina impararla, qualcosina leggerla, ma non ce l'ho fatta, ho svelato il segreto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo! E siamo arrivati anche in una piccola frazione di Barolo e alle mie spalle c'è la cappella del Barolo, una chiesa un po' particolare anche se sconsacrata. Infatti vedete i suoi colori un po' sfavillanti e molto vivaci. Questa cappella fu costruita dai contadini tantissimi anni fa, qualche secolo fa, veniva utilizzata specialmente per i contadini, uno per pregare, ma soprattutto per ripararsi durante le giornate di freddo e di cattivo tempo. Purtroppo è chiusa, non possiamo visitarla all'interno, pazienza. Andiamo avanti così ragazzi, adesso andiamo verso la cittadina di Barolo e andremo a visitare il castello appunto di Barolo e forse finalmente berremo anche qualche calice di vino. Ciao ragazzi, a dopo! Buongiorno amici, oggi una gita un po' particolare, nel senso che dobbiamo andare a completare il percorso che abbiamo fatto qualche tempo fa verso le strade del Barolo, e all'epoca non abbiamo completato il percorso perché una delle moto ha avuto un problema meccanico e quindi siamo stati costretti a ritornare a casa. Oggi completeremo il percorso della strada del Barolo, quindi ragazzi andiamo di nuovo a fare la strada. Siamo arrivati qui a Barolo e dietro di me c'è il castello Falletti di Barolo. Questo castello ha una storia, diciamo, millenaria, perché le prime notizie di questo castello si hanno agli inizi del X secolo, che fino al, diciamo, XIV secolo è una struttura fortificata, quindi nasce come castello, come una fortificazione. Ma è nell'Ottocento che questo castello diventa una dimora di campagna e nel 1875 fino al 1958, se ricordo bene, diventa un collegio che dà la possibilità ai ragazzi del posto di poter studiare. E soltanto negli ultimi anni questo castello diventa sede del Museo del Barolo e che è possibile visitarlo all'interno.
Purtroppo in questo periodo, siamo a febbraio, non è possibile visitarlo perché è chiuso. Infatti abbiamo letto nella biglietteria che la stagione di chiusura dura fino al 3 di marzo, quindi purtroppo non possiamo entrare all'interno per poterlo visitare. Pazienza. Comunque si vede che è stato ben restaurato nonostante i suoi quasi 1000 anni di storia. È ben tenuto, si trova ovviamente sulla parte più alta del comune di Barolo e vi invito a visitarlo perché ho visto alcuni video, ho visto le foto e vi posso garantire che merita tanto. Ovviamente se venite qua a Barolo non potete esimervi dal gustare il buon vino. Infatti all'interno del museo, oltre ad esserci il museo, c'è la possibilità di fare un giro di degustazione dei vari vini della zona. Bene ragazzi, noi continuiamo il nostro giro e visto che l'orario è quello, andiamo a fare una buona pausa pranzo. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Camminando qui per Barolo abbiamo visto che esiste anche il Museo dei Cavatappi. Volevo entrare, purtroppo oggi non è il 4 marzo, anche questa struttura è chiusa. E infatti c'è il biglietto che dice che il museo riaprirà il 4 marzo. Ho visto diverse strutture con la scritta riapertura il 4 marzo, quindi significa che se non venite dopo il 4 marzo troverete fisicamente il paese di Barolo chiuso. Ma non è una bella cosa per i turisti. Va bene che avete diritto al riposo stagionale, però almeno fate a turno. Un locale, tenetelo aperto per i turisti, non è bello un discorso del genere. Comunque ragazzi, se volete venire al Barolo, dopo il 4 marzo, prima non conviene. Bene ragazzi, siamo arrivati, siamo appena partiti da Barolo, abbiamo fatto circa 24 km se ricordo bene, siamo arrivati a Murazzano, trattoria da Lele, ci fermiamo per un boccone e poi ripartiamo per tornare a casa. Ciao! E siamo arrivati a Diano d'Alba, esattamente siamo sul promontorio di Diano d'Alba dove sorge, dove è stata eretta a metà del 1700 la chiesa che vedete alle mie spalle dedicata a San Giovanni Battista. E da questo promontorio si può vedere bellissimo il Monviso che alle mie spalle, faccio vedere, eccolo là, c'è il Monviso, lo vedete? Eccolo là, perfetto, quello lì che vedete è il Monviso e come dice il nome Monviso, ovvero monte che si vede da tutte le parti, e lo vediamo anche qui da questo promontorio di Diano d'Alba. Peccato una giornata stupenda come questa vedere questa linea di smog. Credo che sia smog, spero di no, però questa linea che ci impedisce la vista di tutta la piana è un peccato, è un peccato. Comunque, se siete in zona, vi suggerisco di fare una visita su questo promontorio a Diano d'Alba. A dopo!
ragazzi, eccoci qua, siamo tornati dalla gita a Barolo, Castello di Barolo e tutta la strada del Barolo. La chiusura non l'ho fatta davanti alla moto perché l'ho dimenticata, la faccio adesso. Comunque è stata una giornata bellissima, sia quella che abbiamo fatto in precedenza sia questa per completare, quindi vedrete un mio io diverso, la prima parte con la barba, la seconda parte senza barba. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto e che grazie a questo video avete la possibilità di conoscere posti nuovi. Se così è stato, vi chiedo di mettere un like, che è il pollicione che voi vedete giù in basso. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, come fare semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che voi vedete qua sotto. Ebbene ragazzi, come disse il buon Nico Cereghini, a me piace sempre concludere così i miei video: casco in testa ben allacciato, luce accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.